Partiamo dalla domanda. Pallacanestro a parte, cosa hanno in comune l'attuale commissario tecnico di USA Basketball, un ex campione del mondo FIBA con doppia cittadinanza, una delle peggiori prime scelte europee nella storia del draft NBA e un 3 volte vincitore dello Slam Dunk Contest? Sapete rispondermi? Se non lo sapete, ve lo dico io. La risposta si trova in un lembo di terra che è costantemente al centro dei riflettori, per questioni che di sportivo purtroppo non hanno nulla. Ce ne siamo occupati parecchie volte di quel lembo di terra, il Libano. Un Libano che è una terra martoriata dalla storia, dalle battaglie, dai massacri, ma è una terra anche di sport. E oggi esploriamo questo suo rapporto così strano con uno sport in particolare, la pallacanestro, attraverso alcune storie e alcuni personaggi. Nel Libano moderno i playground, i campetti in cemento punteggiano i quartieri delle città, tra i mercati, le chiese, le moschee, le macerie che qua e là ancora affiorano. Le giovani generazioni, ragazzi nati e cresciuti ben dopo la fine della guerra civile, nelle calde e assolate giornate che dominano il calendario, vestono le canotte dei giocatori NBA del presente e del passato. Ma quasi nessuno, curiosamente, ha addosso l'unica maglia che darebbe un'autentica dignità allo spirito nazionale e che forse potrebbe contribuire a sanare qualche ferita del passato. È una maglia che ha un numero preciso, il 4, e che sancisce anche il primo fragoroso, clamoroso abbraccio tra il Libano e il dorato mondo della NBA. Per comprendere di cosa stiamo parlando, dobbiamo andare a Beirut, per l'esattezza di uno dei quartieri storicamente più importanti della capitale, Achrafie. Quello che un tempo era il tempio dell'eleganza architettonica, oggi è ridotto piuttosto male. Ai lasciti della guerra civile si è sommata la tremenda esplosione del porto del 2020, che tra i vicoli e le strade di Achrafie si è propagata con un'onda distruttiva potentissima. Tra quel che resta dei palazzi abitati dall'elite levantina, ossia dalla comunità maronita e greco-ortodossa, si sono scritte pagine di storia del Libano. Alcune le conosciamo, ad esempio Bashir Gemayel, che ad Achrafie era nato, morì proprio ad Achrafie per quella famosa bomba. Morirono ad Achrafie anche il giornalista Samir Kassir e il generale Wissam al-Hassan. Ma Achrafie è anche il luogo di nascita del più grande cestista libanese di tutti i tempi. Il suo nome, Ronald Fred Sikali, per tutti Roni. Sikali è la perfetta sintesi di un Libano diverso, in cui un tempo le varie anime coesistevano e cooperavano in pace. La sua famiglia era di origine greco-ortodossa ed era parte di quella orgogliosa comunità che in nome del Patto Nazionale del 1943 aveva l'onere e l'onore di indicare il ministro degli esteri in ogni governo della piccola repubblica a fisionomia araba. Il piccolo Roni non aveva ancora 10 anni quando nel vicino quartiere di Ain al-Rumana i palestinesi del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina cercarono di assassinare Pierre Gemayel con una sparatoria sul sagrato di una chiesa. Ne abbiamo parlato in un video che trovate nell'altro canale dentro la storia. Gemayel era il principale nemico delle formazioni palestinesi che dopo il settembre nero del 1970 si erano spostate in Libano dalla Giordania per stabilire le proprie basi di guerriglia. Ebbene, quell'esodo forzato aveva stravolto i fragili equilibri del paese dei cedri e il vecchio Gemayel aveva tuonato in Parlamento, sfidando l'autorità di Suleiman Frangieh, un altro malonita però alleato dei siriani. In risposta, il Fronte Popolare di George Abbas decise di eliminare il capo dei falangisti, ma l'assalto alla chiesa lasciò illeso Pierre, che vide morire attorno a sé 4 uomini, oltre a 7 feriti, tra cui il sacerdote. La replica del Kataeb non si fece attendere. Poche ore dopo i miliziani maroniti assaltarono un autobus carico di fedain del fronte e compirono un massacro raccapricciante. La guerra civile era iniziata. Torniamo alla famiglia Sikali, che impiegò poche settimane per decidere cosa fare. Prima dell'estate del 1975, i documenti per l'espatrio come rifugiati politici negli Stati Uniti erano pronti e Roni, a settembre, entrò in una scuola del Massachusetts, dove ebbe il suo primo approccio con la pallacanestro. Non potendo però godere di una borsa di studio per le scuole superiori americane, nel 1979 Ronnie Sikali si spostò ad Atene, ospite di alcuni parenti del padre. D'altronde il suo cognome originario era Sakalis, un cognome utilizzato proprio nel periodo ateniese. Ma un conto era studiare, un altro ottenere la cittadinanza. Gli zii paterni tentarono ben 2 volte di presentare le pratiche per la naturalizzazione, sempre respinte perché mancava un collegamento diretto del ragazzo con la Grecia.
Anche nello sport la sua situazione fu al limite del grottesco. Notato durante un allenamento scolastico dalla leggenda Takis Koronaios, Ronnie avrebbe potuto diventare una colonna del Panathinaikos se solo all'epoca la federazione ellenica avesse consentito ai giocatori stranieri di militare nei club locali. Ronnie non aveva le stimate del predestinato come Nikos Galis, il grecchio di Union City che era stato prontamente naturalizzato. Eppure quel ragazzone un po' ellenico e un po' libanese, in attesa dei documenti statunitensi, ebbe comunque la possibilità di giocare nelle giovanili del PAO e di farsi notare dagli scout di Syracuse, pur covando in segreto la speranza di poter vestire un giorno la divisa bianco-azzurra della nazionale greca. Nello stato di New York, Ronnie divenne la superstar destinata a essere acclamata per un decennio in NBA. Pensate che nel suo anno da junior, gli Orange di Syracuse arrivarono alla finale NCAA, il campionato studentesco universitario, una memorabile partita conclusiva contro Indiana. C'è da dire che se gli Hoosiers guadagnarono l'ennesimo titolo, nessuno dimenticò che Syracuse si resse sui rimbalzi di Derrick Coleman e di quello straniero che veniva dal Libano via Atene. Un anno dopo, al draft, i Miami Heat decisero di puntare la loro prima scelta, la nona assoluta, per selezionare proprio Ronnie Sicali, che nell'estate precedente aveva festeggiato il titolo europeo della Grecia, dimenticandosi di aver già vestito la canotta statunitense ai mondiali del 1986. Sicali in fondo era come i drusi del suo vecchio quartiere, che per difendersi praticano la tachia, ossia la dissimulazione della fede. Come loro, Ronnie, in base al contesto, si adattava. Per 10 anni Sicali fu un'attrazione nazionale della Florida, quasi alla pari con le spiagge di Miami, le paludi e i parchi di divertimento. Non solo, ebbe anche un fortissimo impatto mediatico quando accettò di giocare contro Earvin Magic Johnson in un 1 contro 1 privato, per dimostrare che la sieropositività della star dei Los Angeles Lakers non era trasmissibile col contatto a pelle, il sudore o il comune tocco della palla. Sicali era un simbolo, ma non eterno. Scambiato dagli Heat ai Magic, da Miami a Orlando, Sicali divenne l'erede naturale di Shaquille O'Neal, con la possibilità di imporsi come uno dei centri dominanti della NBA. Sulla sua strada, però, più che Alonzo Mourning, si frapposero gli infortuni. Quei piedi già stressati dalle sollecitazioni di un fisico pesante presentarono il conto sotto forma di infortuni, prima durante i playoff del 1997 e poi nell'annata successiva. Dopo aver rifiutato il trasferimento nello Utah, Sicali si ritrovò in New Jersey, ma senza più le doti di un tempo. La mobilità dei bei giorni era solo un ricordo, sufficiente per trascinare il Libano alla medaglia d'argento degli WABA Championship 1999, anche perché la FIBA nel frattempo gli aveva concesso la deroga per la cittadinanza sportiva libanese, ma non per incidere nel dorato mondo americano. A 35 anni di età, Ronnie Sicali accettò un'ultima scommessa, quella del Barcellona, che gli propose un contratto faraonico per essere il punto di riferimento in area della formazione di coach Aito. Anche in Catalogna il vero Sicali si vide pochissimo, appena una manciata di partite tra campionato ed Eurolega. Al suo posto venne promosso un imberbe Pau Gasol, ma questa è un'altra storia. Ritiratosi al parquet, Ronnie Sicali è diventato un produttore discografico di discreto successo, ma non ha mai rinnegato le sue origini. Ancora oggi Ronnie parla un ottimo arabo levantino e conserva i ricordi più belli della sua infanzia, di un quartiere che era un paradiso prima di diventare l'anticamera dell'inferno. Ma non c'è solo Ronnie Sicali nella nostra storia di oggi. C'è anche una piccola panoramica sulle squadre libanesi che sono ognuna il punto di riferimento di una comunità. Vi siete mai domandati come mai il campionato libanese, la LBL, la Lebanese Basketball League, sia così ricca di ex prime scelte NBA? Il motivo è semplice. Fino a qualche anno fa, prima della grande crisi economica, il Libano aveva un campionato ricchissimo per quanto riguarda gli stipendi. Era facile quindi attirare in zona gente come Nate Robinson, il piccolo compatto playmaker che esaltò i Knicks a suon di triple e schiacciate nel periodo di inizio millennio. Nate Robinson ha speso gli ultimi anni di carriera tra Israele, la G-League e il Venezuela e appunto il Libano. Ma con lui c'è stato anche un'altra ex prima scelta, Nicolas Skitishvili, il settepiedi georgiano che vinse uno scudetto a Treviso nel 2002 per poi essere scelto alla numero 5 assoluta del draft NBA dello stesso anno. Diciamo che Skita non è stato esattamente un campionissimo, anzi ha deluso le aspettative, tanto da essere bollato come una delle peggiori prime scelte di sempre. Però in Libano ha trovato per tanto tempo la sua dimensione, con 3 passaggi nello Shambil, oggi si chiama
Maristes. Pensate che al termine del campionato 2014-2015, in cui aveva accumulato cifre roboanti, medie di 21 punti, 11 rimbalzi, il 37% al tiro da 3 punti, che è tantissimo per un lungo di 2,13 m, Tskitishvili aveva ritentato la strada della NBA facendosi invitare al pre-season camp dei Clippers, proprio grazie a quelle statistiche, ma fu il primo taglio del pre-season camp, dimostrazione che il livello agonistico del campionato libanese non era esattamente così probante nei confronti della NBA. Ma passiamo alle squadre. Quasi tutti i club più importanti provengono dalle comunità maronita e greco-ortodossa, con qualche notevole distinguo. Il Sagesse Beirut, che è il secondo di sempre per numero di titoli nazionali, è il punto di riferimento di chi solitamente vota per le forze libanesi di Samir Shahjah. Il Maristes ex Shambil è sostenuto invece dal clan Franchè, vecchio nemico dei Gemayel. La città maronita di Jounieh, dove si sono rifugiati molti sopravvissuti del massacro di Damour e da dove partivano i traghetti di profughi diretti a Cipro durante la guerra civile, ha ben due società, il Mairuba e l'NSA, che altro non è se non la squadra delle forze di polizia libanesi. Poi c'è l'Antonin, che un tempo era la rappresentanza agonistica della Università francese di Beirut, ma che adesso rappresenta solo un quartiere che è un ricettacolo di violenza. E poi c'è il club più titolato in assoluto, una creatura della forte minoranza sunnita che l'ha plasmata nel 1934 come realtà polisportiva. È l'Al-Riyadi, 31 scudetti in bacheca, di base nel quartiere più lussuoso di Beirut Ovest. Abbiamo parlato di campioni, di squadre, quasi tutti accomunati dalla lingua inglese. Ecco, ma se c'è una lingua che in Libano non sembra essere benvenuta, quella è proprio l'inglese. L'idioma britannico è parlato in ambito diplomatico, politico, affaristico, accademico, ovviamente tra i giovani e nelle fila delle 10 squadre che compongono il campionato LBL. D'altronde, con tutti gli stranieri che ci sono, l'inglese è la lingua franca. Il libanese tipo, però, quello con età superiore ai 40 anni, preferisce non parlare inglese. Non perché non lo conosca o perché non lo capisca, semplicemente per motivi storici. Il Libano ha due lingue franche, l'arabo nei suoi vari dialetti e il francese, importato durante il lungo ruolo di tutela del paese transalpino nei confronti proprio del Libano stesso. Col passare del tempo Beirut ha accolto anche altre scuole straniere, da quelle italiane, che sono un retaggio culturale di antichi commerci con Venezia e Genova, a quelle statunitensi, alterne fortune, ma mantenendo un elevato quoziente culturale. L'American University of Beirut è una piccola istituzione nella capitale libanese, piccola ma orgogliosa ed esclusiva. Collocata nel quartiere di Ras Beirut, su una collina da cui si scorge il profilo del porto e a poche centinaia di metri dalla sede dell'Al-Riyadi di cui parlavamo prima, è un vero college americano. Dal 1866, immaginate quanto tempo è passato, fino ad oggi ha formato generazioni di libanesi di alta fascia sociale, molti dei quali sono divenuti diplomatici, amministratori, politici o imprenditori di successo. Eppure, da quasi mezzo secolo, la sede dell'EUB è una cittadella assediata, attorno alla quale la violenza scorre senza flusso di continuità. Gli ultimi disordini si sono registrati circa 3 anni fa, quando il rettorato ha aumentato considerevolmente le tasse universitarie per far fronte alla crisi economica che attanaglia tutto il paese. In quella occasione le forze di sicurezza hanno dovuto disperdere i manifestanti dentro e fuori il campus, utilizzando lacrimogeni e pallottole di gomma. Ma dal 1982 al 1991 l'EUB è stata un bersaglio non dichiarato degli estremisti locali, molti dei quali ispirati, finanziati e armati dall'Iran. 30 persone, tra docenti e personale amministrativo dell'università, sono state rapite dagli Hezbollah, provocando crisi internazionali. Per chi non lo sapesse, lo scandalo Iran-Contras nacque dalla necessità di negoziare il rilascio degli ostaggi universitari in Libano. A pagare il conto più salato, però, sono stati in 3. L'8 novembre 1991 una bomba di Hezbollah ha ucciso il portinaio libanese dell'ufficio principale del college. Nel 1985 il bibliotecario Peter Kilburn fu ucciso dai suoi rapitori in risposta a un rastrellamento delle forze libanesi. Il 18 gennaio del 1984 il professor Malcolm H. Kerr venne freddato a revolverate
da 2 studenti della Jihad islamica. Kerr, questo cognome dovrebbe dirvi qualcosa. E se io vi dicessi Steve Kerr, lui, ex guardia dei Chicago Bulls di Michael Jordan e poi dei San Antonio Spurs, con cui ha vinto 5 anelli NBA, attuale coach sia di Golden State che di USA Basketball, cioè la nazionale a stelle e strisce. Steve Kerr è nato in Libano, dove i suoi genitori, 2 accademici, si erano conosciuti tra quelle aule. Il cosmopolitismo della famiglia Kerr è noto e le radici della dinastia affondano proprio nel sottosuolo culturale di Beirut, quel sottosuolo dove il filantropo Stanley Kerr incontrò Elsa Reichman mentre entrambi erano impegnati a salvare intere famiglie durante il genocidio armeno. Malcolm H. Kerr aveva allevato i suoi 4 figli, Steve è il terzogenito, avuti con sua moglie Anne, in una tradizione familiare di tolleranza verso tutti, a prescindere dall'etnia, dalla religione praticata o dalla lingua parlata. Steve ha sempre adorato la pallacanestro, ha rivelato a sua madre Anne poco tempo fa. Malcolm e io lo abbiamo capito e lo abbiamo incoraggiato. Lui voleva andare subito in California, ma la nostra famiglia non intendeva bruciare le tappe dell'educazione dei figli. Mandammo Steve al Cairo a studiare alla scuola americana per prepararsi al salto verso il college. Ma all'ultimo anno delle superiori, Steve lo volle svolgere comunque alla Pacific Palisades. Il futuro campione si era diplomato da pochi mesi per trasferirsi alla University of Arizona, quando in una piovosa mattina di gennaio, 2 giovani estremisti sciiti attesero che il professor Kerr uscisse dal suo ufficio all'università per piombargli alle spalle e sparargli alla nuca con pistole silenziate. Sua moglie Anne ricorda oggi: il tempo parve fermarsi. Reggevo l'ombrello in maniera nervosa sotto la pioggia battente. Fissavo la torre dell'orologio del campus mentre i paramedici caricavano il corpo di Malcolm in ambulanza. Dicevano che era grave, ma che potevano salvarlo. Era una bugia e io lo sapevo. E proprio perché lo sapevo, per non urlare dal dolore, arrivai a mordere il manico dell'ombrello mentre piangevo. Come avrei potuto dire a Steve e ai suoi fratelli cosa era appena successo? Quando oggi si chiede a un Steve Kerr maturo, che ha vissuto molte esperienze nella sua vita, che ricordi abbia del Libano, quasi mai menziona la presenza di Ronnie Sicali come suo compagno di squadra negli USA che vinsero i mondiali dell'86. Anzi, è più facile che dica qualcosa sul clima culturale di Beirut negli anni 70. Ma se si tocca l'argomento della morte di suo padre, il commento di Steve Kerr è laconico. Prima di quel giorno vivevo con indifferenza la guerra civile. Le morti, le devastazioni, le bombe, i massacri. Sembrava tutto molto distante da me. Cose brutte che accadono ad altri. Non importa se siano miei conoscenti o perfetti sconosciuti. Poi è arrivato il 18 gennaio del 1984. Giocare a basket è stata la mia salvezza. Ha distolto la mia attenzione da quel che stava accadendo, non solo alla mia famiglia. Quando ripenso oggi a quello che è successo in quegli anni, ben oltre l'elenco delle morti, delle stragi, mi ritornano in mente i volti delle persone che conoscevo e che hanno perso la vita a Beirut e non solo. Sono anime perdute, donne e uomini che non torneranno più. Ecco, se si ripercorre la dolorosa storia del Libano, non si può che dar ragione a Steve Kerr quando chiede a gran voce un mondo senza più violenza. E allora se lo sport insegna qualcosa, se insegna il rispetto verso le altre persone, il rispetto verso se stessi, il rispetto delle regole, bisognerebbe imparare da chi è stato salvato dallo sport rispetto a una vita difficile, che fosse quella di Ronnie Sicali, costretto a diventare un profugo, o quella di Steve Kerr, che perse il padre, un accademico, per una questione di stupido odio. Pensiamoci, se lo sport insegna qualcosa, ci deve proprio insegnare questo, a quello che ha detto Steve Kerr. Cerchiamo di rispettarci gli uni con gli altri e a convivere in maniera pacifica.